Benvenuti sul mio canale. Il nuovo anno è iniziato come avete visto e per tutto ciò che sta accadendo nel mondo e nelle nostre vite vi mando la forza di affrontare i problemi e di risolvere e superare giorno per giorno le avversità che state vivendo. E per questo ogni volta che sentite di non poter andare avanti, vi ricordo di usare le luci dei chakra per recuperare l'energia che avete perso. La luce rossa dona amore al vostro essere. La luce verde vi trasmette la guarigione di cui avete bisogno. La luce blu vi aiuterà a esprimervi con intelligenza. La luce gialla vi servirà per darvi l'energia necessaria per fare le cose. La luce rossa vi servirà per farvi sentire a terra. Ricordate che dove siete è casa vostra e questa luce vi aiuterà a trovare le persone giuste sul vostro cammino per trovare un buon lavoro. Chiedeteli agli esseri spirituali di inviarvi luce bianca per attivare in voi l'energia positiva per superare le sfide della vita e questa luce vi porterà la calma nel cuore. Dopo aver fatto questo, sperimenterete un senso di pace e di resilienza per tutto ciò che state vivendo. L'argomento che vi propongo oggi sarà nuovo per chi non si è ancora reso conto che le cose si ripetono generazione dopo generazione, ma quando tocca a noi viverle sembrano cose nuove, cosa che non si sa come fare. Il ricordo dei nostri genitori è impresso sulla nostra pelle, nella nostra mente e nel nostro cuore, perché alcuni di loro sono stati molto duri nell'educazione, nelle punizioni, negli insulti e nelle percosse. Molti di noi sono nati con madri rigide e severe e non potevano nemmeno sognare di parlare con i loro figli di certi argomenti, principalmente con le ragazzine. Ci hanno fatto temere. Attenzione ai baci, attenzione a non essere toccate da nessun uomo. Ci facevano stare attente a qualsiasi uomo, persino a nostro padre. Ricordo i commenti di mia madre con le sue amiche. Un uomo non dovrebbe nemmeno farle il bagno a una ragazza. Li vediamo correre per casa e tra grida e sorrisi, alla fine riusciamo a far fare loro quello che vogliamo. Ci prendiamo cura di loro, le proteggiamo, le educhiamo e non dobbiamo mai abbassare la guardia perché il pericolo è ovunque. E sapete di che tipo di pericolo vi sto parlando? A partire dai 12 anni, alcune ragazze iniziano ad aprire gli occhi, iniziano a guardare l'altro sesso. È possibile che parlino con la madre di ciò che provano, ma molte volte questo non è possibile perché sono molto occupate e non c'è tempo per queste frivolezze dell'adolescenza o perché non hanno fiducia nel parlare con la propria figlia di questi argomenti, perché è possibile che non sappiate come fare. Allora, cosa farà la ragazza per scaricare ciò che le passa per la testa? Lo farà con la sua migliore amica o un amico e tra loro organizzeranno ciò che si può fare con quel meraviglioso ragazzo con cui stanno condividendo sguardi e sorrisi. I tempi sono cambiati? Anche queste cose si sentono dire, ma le cose sono e saranno sempre uguali, perché se una ragazza a quella età inizia a uscire con il primo che le fa girare la testa e li si lascia vedersi liberamente, allora può succedere che rimanga incinta in giovane età. In Europa ho visto che le madri, appena vedono queste cose, le portano dal ginecologo che le prescriva dei contraccettivi. Cosa ne pensate di questo?
La vostra figlia adolescente è innamorata. Beh, è normale. Possiamo vederla in questo modo. L'adolescenza è un periodo pieno di cambiamenti e di scoperte, sia a livello fisico che emotivo. E tra i ragazzi l'amore si esprime molto bene ed è normale. Nasciamo con dei sentimenti e questa è la prima emozione che riceviamo. Ma attenzione! Possono anche confondere il sentimento con quelle farfalle che sentono nella bocca dello stomaco. Quello non è amore. Può essere nervosismo o può essere la curiosità verso l'altra persona a far sentire queste sensazioni. Nelle relazioni bisogna usare la mente e il cuore. Non è solo amore. Queste sono cose che vanno spiegate alle ragazze con intelligenza, gentilezza e pazienza. E bisogna fare attenzione quando si parla davanti ai ragazzi di argomenti considerati di adulti. Sono minorenni e bisogna ricordarglielo ogni volta che si può, usando parole dolci e rassicuranti per farli capire che anche loro potranno avere la libertà di fare le cose quando diventeranno maggiorenni. Quando si è minorenni, i genitori hanno la tutela legale dei figli, perché sono i loro genitori. Ma tutto questo può cambiare improvvisamente se la ragazza fa cose che non dovrebbe fare. E da quel momento la vita di tutta la famiglia cambierà per sempre. Come dice il detto, prevenire è meglio che curare. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima.